Bella ragazzi. Bella ragazzi, vi faremo vedere una cosa molto semplice, diciamo non è niente di speciale, però può avere la sua utilità. La filatura delle forbici. Qua abbiamo 3 tipi di forbici, ce ne vorrebbe un quarto, adesso vi dico. Allora abbiamo un paio di forbici da lamiera, un paio di forbici da elettricista e queste sono da carta. Allora, secondo il materiale che devono tagliare le forbici, hanno un angolo di spoglia diverso. L'angolo di spoglia qual è? È l'angolo che è creato tra questa superficie e questa superficie qua, non questa perché questo è solo un invito. Il vero tagliente è questo tra 2 superfici con un certo angolo. Questo angolo, nel caso delle forbici da lamiera, è un angolo piuttosto ottuso. Qua viene giù l'altra parte, perché se fosse un angolo acuto, tipo così, come ad esempio per le forbici da carta, si schiaccerebbe, sarebbe delicatissimo. Mentre un angolo così taglia poco le cose morbide, se ben affilato anche quelle morbide, ma un angolo diciamo più così taglia bene le cose morbide, ma è delicatissimo, quindi va bene per la carta. Le forbici da elettricista, quindi abbiamo le forbici da lamiera con un angolo piuttosto ottuso, le forbici da elettricista con un angolo più acuto e abbiamo le forbici da carta che avrebbero un angolo ancora più acuto, ma se fossero di acciaio al carbonio, ma queste sono di acciaio inossidabile. E quindi l'acciaio inossidabile è un materiale tenero rispetto all'acciaio al carbonio, mentre abbiamo questa e questa che sono di acciaio al carbonio, sono più dure, e bisogna purtroppo, anche se sono forbici da carta, dare un angolo poco acuto. Se non abbiamo adesso un paio di forbici tradizionali da carta o da cappelli in acciaio al carbonio, purtroppo non le abbiamo trovate. Allora, come si affilano le forbici? Queste qua si vede che hanno una vite, è stata martellata anche di qua, non si può svitare. Nel caso che non si possa svitare e quindi separare le 2 parti della forbice per rendere comodo, si può affilare lo stesso. Prima cosa dovete vedere se avete lo spazio per affilarle. Qua vediamo che abbiamo lo spazio per affilarle, perché a volte sono ingombranti, c'è qualche ostacolo, ma qua vediamo che possiamo farlo. Quindi dobbiamo fare questo lavoro a occhio, sentire o immaginare qual è l'angolo che dobbiamo dare, così un angolo più acuto, così un angolo ottuso fino ad arrivare a 90 gradi così. Io lo faccio a occhio perché ormai ho questa abitudine e accendiamo la mola, però prima diamo una rettificata alla mola, forse avete già visto un video di come si rettifica una mola. Ok, prendiamo le nostre forbici, poi teniamo 2 dita così che facciano da guida, andiamo contro, vediamo, sì, e facciamo scorrere. Adesso ripetiamo l'operazione dall'altra parte. Qua bisogna darci ancora un pochino, anzi potremmo rifinire questa parte, quindi riprendiamoci. Si può anche fare una cosa, si può anche andare avanti e indietro. Ora è perfetta. Ripetiamo l'operazione di là. Se vi serve qualcosa per fare questo lavoro, non avete una mola, non avete una viva mole, non avete delle forbici, guardate nei link in descrizione che
metteremo delle piccole mole del genere. Queste forbici sono ripristinate, tagliavano veramente poco. Ora facciamo la filatura di una forbice da elettricista. Ora notiamo che su questo tagliente, non so se si vede, ci sono dei dentini. Quindi se non è più che usurato, questo tagliente lo lasciamo stare perché serve per non far scivolare, porteremo via questi dentini che sono importanti. Mentre l'altro tagliente non ha dentini e lavoreremo su quello. Vi spiego una cosa. Vedete che qua vicino al tagliente il lato piano è più lucido? C'è una zona più lucida? Qua è un punto che si usura col tempo. Teoricamente per affilarle e farle tagliare come da nuove bisognerebbe mangiare di qua tanto di quel materiale da portare via quel mezzo millimetro. Vi faccio vedere in che situazione si trovano. Allora, invece che essere così, abbiamo, esagerando, questa è la parte che è consumata, che fa quel rotondo, quella parte lucida. Dovremo praticamente mangiare tanto per ripristinare completamente da arrivare qua, praticamente togliere questa parte consumata e quindi tutto il resto. Però adesso non lo facciamo, a noi basta, non dobbiamo tagliarci il pelo al volo, perciò gli diamo un pochino e dai poi perché sennò poi si consuma troppo, e dai la prossima volta si va sempre più giù, sempre guida tra due dita, indovinare, a volte si può anche provare a far così, però bisogna ricordarsi di nuovo l'angolo che si era disposto prima. Volendo si possono fare anche dei blocchetti di legno con l'angolazione giusta per aiutarsi. Quando le scintille le vedete passare sopra a questo modo, che scattano di qua, vuol dire che la mola ha toccato verso il tagliente. Se non si vedono scintille, adesso lo faccio adagio come adesso, la mola sta lavorando così e non arriva con l'angolo sbagliato. Comunque adesso ripetiamo per riportare correttamente. Queste scintille che vedete sopra sono quelle che vi indicano che state lavorando fino al tagliente, se no diversamente non si affila proprio il tagliente. Vediamo un attimo. Anche questo è ben affilato. In caso di forbici da lamiera tipo queste, conviene, ed è possibile in tutte, svitare, dividere le due parti per lavorare meglio. Quindi noi svitiamo questo, ecco qua, ci posizioniamo, qua teniamo le dita su questo angolo qua esterno, su questa costa, come una V, poi ecco, tocchiamo finché non vediamo, leggermente finché non vediamo qualche scintilla che passa sopra. E allora come vedete ho dato un angolo molto piccolo. Qua non è ancora arrivata, in certi punti è talmente consumata che non è arrivato al filo. Ripetiamo l'operazione. Vedete, non arrivano le scintille sopra, eccole. Ancora qua vedete che non è perfettamente, ma lasciamo stare, perché anzi no, possiamo andare. Spingiamo di più in quel punto dove non era finito, ora ci siamo. Facciamo l'altra metà. Eccole. Va bene, qua in cima c'è un pochino, anche qua, ridiamo ancora un po', non so se si vede che c'è un lucido, vuol dire che è una parte che non è stata molata fino al tagliente. Quindi scendiamo, ecco.
Come vedete ho dato un angolo molto piccolo, è quasi un angolo, è poco meno di 90 gradi, sarà un 80 gradi, 75 questo angolo qua. Ora, come vedete, questa parte è rialzata rispetto al resto delle forbici. A volte converrebbe, però ci vuole una mola speciale, una cosiddetta mola tazza, si potrebbe portare via tutto uno spessore qua, in modo da consumare, senza accorciare questo, consumare fino al punto dove è consumato vicino al tagliente. Comunque adesso non facciamo altro che darci una pulita, più che altro per togliere questi ossidi e un po' se si fosse formata della bava, con ad esempio una carta abrasiva incollata su una superficie piana. E una cosa, mi raccomando, quando si ha un tagliente, come per gli utensili a tornio o altri utensili, la mola deve girare come qua, in questo senso, praticamente deve arrivare contro il tagliente e non al contrario, fare questo lavoro perché tende a formare delle bave. Va bene, la rimontiamo. Allora, c'è un punto dove c'è questo, ok, ci va la sua rondella. Ecco, questa passata sulla carta abrasiva ha tolto anche dei colpi che ha preso qua dietro. Ok, diamo un po' di disossidante e lubrificante. Così scorreranno meglio e non ossideranno. È abbastanza protettivo, un WD-40, lo potete trovare nei link in descrizione, un disossidante anche di altro genere, ce ne sono altri buoni. Vediamo un attimo cosa fanno sulla carta. Tagliano come forbici da carta. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!